Io Paluska of you spoke. Benvenuto nel secondo e ultimo episodio del modulo 5 del percorso dedicato a Edgar Allan Poe, la tappa conclusiva di un viaggio attraverso i molteplici volti della sua opera, tra mistero, amore, orrore, indagine e riflessione sull'essere umano. Con Hop Frog, pubblicato nel 1849, Poe affida al lettore uno dei racconti più intensi, simbolici e drammatici della sua produzione, nel quale il desiderio di giustizia si intreccia con quello della vendetta. Alla corte di un re crudele, un buffone costretto a vivere nell'umiliazione, nasconde dietro il sorriso obbligato un'intelligenza capace di attendere il momento opportuno. Sarà proprio quella pazienza a trasformare la debolezza in forza. Più che un semplice racconto di rivalsa, Hop Frog rappresenta una riflessione sul potere, sulla dignità, sull'abuso e sulle conseguenze che la violenza può generare quando priva l'essere umano di ogni possibilità di giustizia. Con uno stile essenziale e implacabile, Poe costruisce una narrazione nella quale ogni gesto, ogni parola e ogni silenzio conducono verso un finale tanto spettacolare quanto inevitabile. Dietro la vicenda di Hop Frog si intravedono temi universali, la libertà, il rispetto della persona, la responsabilità del potere e il sottile confine che separa la giustizia dalla vendetta. È anche uno degli ultimi racconti pubblicati da Poe, quasi un'ultima meditazione sulle passioni estreme e sulle contraddizioni dell'animo umano, temi che attraversano tutta la sua opera letteraria. Prima di immergerti nell'ascolto, immagina una grande sala illuminata, una festa in maschera, le risate di una corte distratta e un uomo che attende nel silenzio l'istante decisivo. È da questo ultimo racconto, sospeso tra giustizia, vendetta e libertà, che si conclude il nostro viaggio nel mondo di Edgar Allan Poe. Buon ascolto. Il racconto. Non ho conosciuto mai nessuno che più del re fosse portato alla beffa. Pareva non vivesse che per scherzare. Il modo più sicuro per ottenere i suoi favori era di narrare una storia buffa e raccontarla bene. Così avvenne che i suoi 7 ministri si distinguevano tutti per i loro talenti di buffone e non erano da meno del re tanto nell'adiposa corpulenza del fisico quanto nell'attitudine impareggiabile agli scherzi. Se la gente ingrassi con le buffonate e se nel grasso sia qualcosa che predispone alla buffonata, non sono mai riuscito a determinare. Sta di fatto però che un buffone magro è rara avis in terris. Delle finezze di questi spettri, come lui le chiamava, il re si dava poca cura. Aveva una speciale ammirazione per la larghezza della facezie e per amore di questa digeriva spesso anche la lunghezza. Le delicatezze lo annoiavano. Avrebbe preferito il Gargantua di Rabelais allo Zadig di Voltaire. D'altra parte, meglio degli scherzi a parole si addicevano al suo gusto le beffe in azione. Al tempo di questo racconto i buffoni di professione non erano del tutto passati di moda alle corti. Varie fra le grandi potenze del continente tenevano ancora di questi buffoni che portavano livrea di toppe e il berretto a sonagli e dovevano essere sempre pronti con le loro spiritosaggini a pagare le briciole largite dalla tavola reale. Il nostro re, naturalmente, aveva anche lui il suo buffone. Gli occorreva invero qualche cosa di un po' pazzesco che lo compensasse, se non altro, della pesante saggezza dei 7 avi che gli facevano da ministri, per non parlare poi della propria.
Il suo buffone però non era soltanto un buffone. Agli occhi del re il suo valore era triplicato dal fatto che era anche nano e zoppo. Allora a corte i nani erano comuni quanto i buffoni e molti monarchi non avrebbero saputo come passare la loro giornata, le giornate sono più lunghe alla corte che altrove, senza un buffone per farli ridere e un nano per riderne. Ma, come ho già detto, 99 volte su 100 i buffoni sono grossi, grassi e massicci, di modo che non era piccolo motivo di soddisfazione per il nostro re di possedere in Hop Frog, perché così si chiamava il buffone, un triplice tesoro in una persona sola. Credo che il nome di Hop Frog non fosse quello imposto al nano dai suoi padroni all'atto del battesimo, ma che piuttosto gli fosse stato conferito all'unanimità dai 7 ministri, perché non poteva camminare come gli altri uomini. Effettivamente Hop Frog non poteva muoversi che con una specie di andatura a sbalzi, qualcosa tra il salto e la giravolta, movimento che per il re era una ricreazione perpetua e anche una gran consolazione, perché, nonostante la pancia sporgente e un gonfiore costituzionale alla testa, agli occhi di tutta la corte il re aveva un gran personale. Ma quantunque Hop Frog, a motivo delle gambe storte, non potesse muoversi che a gran fatica per la via o su un pavimento, la prodigiosa forza muscolare delle braccia che la natura, per compensare la deficienza dei suoi arti inferiori, gli aveva concesso, lo rendeva capace di atti di meravigliosa destrezza quando si trattava di arrampicarsi sugli alberi, cordami o qualunque altra cosa. In questi esercizi, piuttosto che un ranocchio, pareva uno scoiattolo o uno scimmiotto. Nota 1. Hop Frog, letteralmente ranocchio che salta, ranocchio saltatore. Nota del traduttore. Di che paese fosse oriundo non so dire con precisione. Era però di qualche regione barbara di cui nessuno aveva mai sentito parlare, a grande distanza dalla corte del nostro re. Hop Frog e una giovanetta appena meno nana di lui, ma squisitamente proporzionata e ballerina eccellente, erano stati rapiti con la forza dalle loro case nelle province limitrofe e mandati in regalo al re da uno dei suoi generali favoriti dalla vittoria. Da tali circostanze non c'è dunque da stupirsi se fra i 2 piccoli prigionieri si stringesse una grande intimità. Ben presto divennero infatti amici per la vita. Hop Frog, malgrado le sue buffonate, era inviso alla gente e quindi non poteva rendersi molto utile a Trippetta. Ma lei, con la sua grazia e la sua squisita bellezza di nana, era universalmente ammirata e ben voluta. Aveva quindi molta influenza e non mancava mai di servirsene in ogni occasione per giovare all'amico. In occasione di una grande solennità, non ricordo quale, il re decise di dare un ballo in maschera e ogni volta che aveva luogo alla corte una mascherata o altra cosa del genere non si mancava di ricorrere al talento di Hop Frog e di Trippetta. Hop Frog, specialmente, era così ricco di inventiva in materia di pompa nel suggerire tipi nuovi e nell'apparecchiare travestimenti per i balli in maschera che pareva proprio non si potesse far niente senza di lui. Era la notte designata per la festa. Una magnifica sala era stata decorata sotto la direzione di Trippetta senza trascurare nessun artifizio che potesse dar lustro alla mascherata. Tutta la corte era in preda alla febbre dell'attesa. In quanto ai costumi e ai travestimenti, come si può ben supporre, ognuno aveva già fatto la sua scelta.
Molti avevano deciso fin da una settimana e anche da un mese prima riguardo ai roles che dovevano assumersi. Non c'era insomma più alcuna indecisione, salvo nel caso del re e dei suoi 7 ministri. Perché indugiassero costoro non saprei dire davvero, a meno che non fosse per fare uno scherzo. Ma più probabilmente non riuscivano a decidersi per motivo della loro corpulenza. Comunque il tempo volava e per ultima risorsa il re ordinò di chiamare Trippetta e Hopfrog. Quando i 2 piccoli amici obbedirono all'ordine del sovrano, lo trovarono a tavola a bere vino coi 7 ministri del consiglio, ma pareva di cattivo umore. Il re sapeva che a Hopfrog non piaceva bere. Infatti il vino eccitava il povero zoppo sino alla follia, e la follia non è una condizione piacevole. Ma il re amava questo genere di scherzi e se la godeva di obbligare Hopfrog a bere e, come lui diceva, a essere allegro. «Vieni qua, Hopfrog», fece il monarca appena vide entrar nella stanza il buffone con la sua amica. «Manda giù questa coppa alla salute dei nostri amici assenti». Qui Hopfrog tirò un sospiro. «E dacci i lumi della tua immaginazione. Abbiamo bisogno di tipi, di caratteri, di qualche cosa di nuovo, di straordinario. Siamo stanchi di questa eterna monotonia. Vieni, bevi, il vino rischiarerà il tuo genio». Hopfrog tentò, come al solito, di rispondere con una spiritosaggine alla proposta del re, ma lo sforzo fu eccessivo. Per l'appunto era l'anniversario della nascita del povero nano e l'ordine di bere alla salute dei suoi amici assenti gli fece venire le lacrime agli occhi. Grosse gocce amare caddero nella coppa che egli riceveva umilmente dalla mano del tiranno. «Ah, ah, ah!» ruggì quest'ultimo, mentre il nano la vuotava con nausea. «Guarda quello che può fare un bicchiere di vino! Guarda un po', ti brillano gli occhi, di già?» Disgraziato! I suoi grandi occhi, piuttosto che brillare, scintillavano. L'effetto del vino nel suo cervello, particolarmente eccitabile, era non meno sollecito che potente e, posata nervosamente la coppa sulla tavola, egli volse sugli astanti uno sguardo stravolto, da matto. Sembrava che lo scherzo del re divertisse tutti quanto mai. «E adesso al lavoro», disse il primo ministro, un uomo grassissimo. «Sì», disse il re, «avanti, Hopfrog, aiutateci. Tippi, mio bravo ragazzo, caratteri, abbiamo bisogno di caratteri. Tutti ne abbiamo bisogno, ah ah ah». E poiché questa voleva seriamente essere una spiritosaggine, tutti i 7 ministri fecero eco alle risate del re. Anche Hopfrog rise, ma d'un riso debole e distratto. «Avanti dunque», esclamò il re impazientito, «non hai nulla da suggerire?» «Cerco qualcosa di nuovo», rispose il nano con aria smarrita. Il vino lo aveva scombussolato del tutto. «Cerchi?» esclamò furioso il tiranno. «Cosa vuoi dire?» «Ah, comprendo. Tu mi tieni il broncio, vuoi dell'altro vino. Prendi, bevi anche questo». E riempito un altro grande bicchiere lo porse all'infelice, che si contentò di guardarlo, cercando il respiro. «Bevi, ti dico, o per tutti i diavoli!» Il nano esitava. Il monarco diventava rosso dalla rabbia e i cortigiani ghignavano. Trippetta, pallida come una morta, si avanzò sino al seggio del re e inginocchiatisi dinanzi lo supplicò di risparmiare il suo amico. Il tiranno la guardò per alcuni momenti, stupito di tanto ardire. Pareva non sapesse che fare o dire, in qual maniera manifestare la sua indignazione. Alla fine
senza dire una parola, la respinse violentemente, lanciandole in faccia il contenuto del bicchiere, che era colmo sino all'orlo. La poveretta si rialzò come meglio poté e, trattenendo il respiro, tornò al suo posto ai piedi della tavola. Per mezzo minuto regnò un silenzio di morte. Si sarebbe udita cadere una piuma. Poi, d'improvviso, si udì un suono sordo, rauco e lungo, che parve scaturire da tutti gli angoli insieme della sala. «Che succede? Perché fai questo rumore?» domandò il sovrano, rivolgendosi furioso al nano. Questi sembrava essersi in buona parte rimesso dalla sua ebrietà. Guardando fisso e calmo in volto il tiranno, rispose semplicemente: «Io? Come potrei essere stato io?» «Il suono sembrava venire dal di fuori», osservò uno dei cortigiani. «Forse è il pappagallo che si arrota il becco ai ferri della gabbia». «È vero», soggiunse il re, che parve sollevato dal suggerimento, «ma in fede di cavaliere avrei giurato che questo mariolo digrignava i denti». Il nano si mise a ridere. Il re era troppo burlone per avere da obiettare qualcosa sul riso di qualcuno e scoprì una fila di denti grossi, forti e disgustosi. Per di più dichiarò di essere pronto a bere quanto vino si voleva. Il re si calmò e Hop-Frog, bevuto un altro bicchiere senza notevoli inconvenienti, entrò subito e calorosamente nel tema della mascherata. «Non riesco a capire», osservò tranquillamente, come se non avesse mai bevuto vino in vita sua, «perché mi sia venuta questa associazione di idee, ma ecco, appena la maestà vostra ebbe colpito la piccola e le ebbe gettato il vino sul viso, voglio dire, nel momento preciso in cui il pappagallo faceva quello strano rumore fuori dalla finestra, mi si è presentato alla mente il ricordo di un magnifico divertimento, un gioco che si fa al mio paese durante le mascherate, ma che qui riuscirà assolutamente nuovo. Purtroppo però necessita una compagnia di 8 persone e...» «Eccoci!» esclamò il re ridendo della sua sottile scoperta. «8 per l'appunto, io e i miei ministri. Ebbene, cos'è questo divertimento?» «Noi lo chiamiamo», rispose il nano, «gli 8 orangutang incatenati, ed è proprio un bel gioco quando riesce fatto bene». «Lo faremo noi», disse il re, mettendo fuori il petto e abbassando le palpebre. «La bellezza del gioco», continuò Hop-Frog, «consiste nello spavento che mette alle signore». «Benissimo!» urlarono in coro il sovrano e il suo ministro. «Io vi vestirò da orangutang», continuò il nano. «Fidatevi completamente di me. La somiglianza sarà tale che tutte le maschere vi crederanno veri animali e naturalmente il loro spavento sarà pari alla meraviglia». «Oh, che bello!» esclamò il re. «Hop-Frog, farò un uomo di te». «Le catene servono ad aumentare la confusione ed il rumore. Si suppone che siate fuggiti in massa da un serraglio. La maestà vostra non si può figurare l'effetto prodotto in un ballo in maschera dall'apparizione di 8 orangutang incatenati, che presi da quasi tutti i presenti per bestie vere si precipitino con urli selvaggi attraverso una folla di cavalieri e dame vestiti con eleganza e ricchezza. Il contrasto è inimitabile». «Per forza», disse il re, e la seduta si sciolse in fretta, poiché era già tardi, per mettere in esecuzione il piano di Hop-Frog. Il suo modo di travestire gli 8 personaggi da orangutang fu semplicissimo, ma rispondente agli scopi che si prefiggeva.
All'epoca del mio racconto, animali di quella specie se n'erano veduti di rado nel mondo civile, e poiché le imitazioni fatte dal nano riuscirono sufficientemente bestiali e più orribili del necessario, la loro somiglianza col vero fu ritenuta sufficiente. Il re e i suoi ministri indossarono prima di tutto camicie e calzoni di maglia aderenti. Questi vennero quindi cosparsi di catrame. Uno dei ministri suggerì allora di coprirsi di piume, ma il nano rigettò subito l'idea e non gli fu difficile convincere gli 8 personaggi con una dimostrazione oculare che il pelo dell'orangutang riusciva meglio rappresentato col lino. Si prese dunque del lino e se ne cosparse per uno spesso strato il catrame. Procurata così una lunga catena, la si passò dapprima e ribadì intorno alla vita del re, poi intorno alla vita di un secondo personaggio e via di seguito per tutti gli altri fino all'ultimo. Incatenati che furono, gli 8 personaggi si allontanarono per quanto era possibile l'uno dall'altro, in modo da formare un circolo. E per rendere il gioco più verosimile, Hopfrog fece passare il rimanente della catena attraverso il circolo in 2 diametri ad angolo retto, secondo il metodo adottato a Borneo da coloro che catturano gli scimpanzé o altre grosse scimmie. L'enorme sala dove stava per avere luogo il ballo era rotonda, molto alta, e riceveva la luce del giorno da una sola finestra praticata nel soffitto. La notte, quella sala era stata costruita appunto per la notte, veniva illuminata principalmente da una grande lumiera che, sospesa con una catena al centro del soffitto, si alzava e abbassava per mezzo del solito contrappeso, il quale però, per motivi di estetica, passava fuori della cupola e di là sul tetto. L'addobbo della sala era stato affidato alla direzione di Trippetta, ma sembra che in qualche particolare essa si fosse lasciata guidare dal giudizio più posato del suo amico il nano. Fu dietro suggerimento di quest'ultimo che, per quell'occasione, venne tolta la lumiera. Le colature della cera, che si sarebbe inevitabilmente liquefatta nella calda atmosfera del ballo, avrebbero gravemente danneggiato i ricchi costumi degli invitati, parte dei quali, essendo la sala affollata, non avrebbero potuto evitare di trattenersi al centro, cioè sotto il lampadario. Vennero installati altri candelabri in vari punti della sala, fuori del passo, e una torcia che mandava un grato profumo fu collocata nella destra di ognuna delle cariatidi che stavano a ridosso delle pareti, 50 o 60 in tutto. Gli 8 orangutang, prendendo consiglio da Hopfrog, aspettarono pazientemente che la sala con la mezzanotte fosse completamente piena di maschere. Quando l'orologio ebbe finito di suonare l'ultimo tocco, essi si precipitarono, o piuttosto rotolarono nella sala, perché l'impaccio delle catene li fece tutti inciampare e i più cadere nel mentre varcavano la soglia. La sensazione fra le maschere fu prodigiosa e tale da riempir di contentezza il cuore del re. Come supposto, non furon pochi fra gli invitati a prendere quegli esseri di così feroce aspetto per bestie vere, se non proprio per orangutang. Molte donne svennero dallo spavento, e se il re non avesse avuto la precauzione di proibire tutte le armi, lui e la sua banda avrebbero potuto pagare col sangue lo scherzo. Insomma, fu una corsa, un fuggi generale verso le porte, ma il re aveva dato ordine di chiuderle subito dopo il suo ingresso e, secondo il suggerimento del nano, le chiavi erano state consegnate a questi.
quando il tumulto fu giunto al culmine, mentre ogni maschera non pensava che alla propria salvezza, e un pericolo c'era in realtà costituito dal premere della folla eccitata, si poté vedere la catena che serviva a tener sospeso il lampadario e che era stata ritirata anch'essa, discendere gradatamente, sinché la sua estremità ricurva ad uncino non fu arrivata a 3 piedi dal suolo. Poco dopo il re e i suoi 7 amici, avendo scorrazzato in tutte le direzioni della sala, si trovarono finalmente al centro e di conseguenza in contatto immediato con la catena. Allora il nano, il quale era stato sempre loro dietro, incitandoli a mantenere viva la confusione, afferrò la catena delle scimmie al punto d'incrocio delle 2 parti che tagliavano il circolo diametralmente ad angolo retto e, con la rapidità del pensiero, vi infilò l'uncino che serviva di solito a sostenere il lampadario. In un istante, tirata da un agente invisibile, la catena del lampadario risalì abbastanza in alto per poter metter l'uncino fuor di portata e naturalmente tirò gli orangutang tutti insieme, gli uni faccia a faccia contro gli altri. Intanto le maschere s'erano andate rimettendo dalla paura e, incominciando a prender la cosa per uno scherzo abilmente preparato, diedero in un gran scoppio di riso al vedere la brutta posizione delle scimmie. «Lasciateli a me!» gridò allora Hopfrog, e la sua voce stridula dominava il tumulto. «Lasciateli a me, li conosco. Se riesco ad osservarli bene, ve lo dirò io chi sono». Aiutandosi con le mani e con i piedi, egli si trascinò sino a una parete e, afferrata una fiaccola da una cariatide, ritornò nello stesso modo al centro della sala. Saltò con agilità di una scimmia sul capo del re, di lì si arrampicò qualche piede su per la catena e, abbassata la torcia a esaminare il gruppo degli orangutang, gridava: «Lo scoprirò io chi sono». D'improvviso, allora, mentre tutti gli astanti, le scimmie comprese, si tenevano ai fianchi dal ridere, il buffone mandò un fischio acuto. La catena si alzò rapidamente d'una 30 di piedi, traendo seco gli orangutang spaventati che si dibattevano e lasciandoli così sospesi per aria a metà strada tra il pavimento e il soffitto. Hopfrog, aggrappato alla catena, conservava la sua distanza dalle 8 maschere e continuava ad abbassare su di loro la torcia, come per cercare di vedere chi erano. Tanto fu lo stupore della folla a questa ascensione che indusse un silenzio mortale della durata di circa 1 minuto. Il silenzio venne poi rotto da un suono sordo, rauco, stridente, esattamente simile a quello che aveva attirato l'attenzione del re e dei consiglieri quando fu gettato il vino in faccia a Trippetta. Ma ora non era necessario cercare da dove quel suono partisse. Usciva dalle zanne del buffone, che le stringeva e digrignava nella bocca schiumante, mentre gli occhi accesi di una rabbia folle fissava le facce rivolte in su del re e dei suoi 7 compagni. «Ah ah!» esclamò alla fine il buffone infuriato. «Ora comincio a vedere chi sono!» E, col pretesto di esaminare il re da vicino, toccò con la torcia il lino che lo ricopriva e che d'un tratto fu tutto una fiamma. In meno di mezzo minuto gli 8 scimmioni vennero avvolti dalle fiamme, furiose tra le grida della folla che li guardava di sotto, inorridita e impotente a recar loro il menomo aiuto. Alzatesi poi ancora le fiamme con crescente violenza, il buffone fu obbligato ad arrampicarsi più in alto sulla catena, fuori della loro portata,
e nel mentre faceva questo movimento la folla ricadde un attimo nel silenzio. Il nano colse l'occasione per parlare. «Ora», disse, «vedo chiaramente che razza di gente sono queste maschere. Sono un gran re e i suoi 7 consiglieri privati, un re che non si fa scrupolo di colpire una ragazza senza difesa, e i suoi 7 ministri che lo assistono nell'oltraggio. Io poi sono solamente Hopfrog, il buffone, e questa è la mia ultima buffonata». Il nano aveva appena terminato il suo breve discorso che la vendetta, grazie alla grande combustibilità del lino e del catrame al quale questo aderiva, era compiuta. Gli 8 cadaveri dondolavano dalla catena in una orribile massa confusa, fetida e nera. Il nano scaraventò loro addosso la torcia, si arrampicò piano piano sino al soffitto e disparve attraverso il lucernario. Si suppone che Trippetta, di guardia sul tetto della sala, sia stata complice del nano nella sua selvaggia vendetta e che in seguito siano entrambi fuggiti dal loro paese, poiché non furono veduti mai più. Epilogo si conclude qui. Hopfrog, uno dei racconti più intensi, simbolici e drammatici di Edgar Allan Poe. Attraverso la storia del buffone di corte, Poe ci ha mostrato come l'umiliazione, l'abuso del potere e il desiderio di riscatto possano trasformarsi in una forza capace di cambiare il destino. In queste pagine la vendetta non appare come un semplice gesto di ribellione, ma come una domanda morale che continua ancora oggi a interrogare il lettore sul confine sottile tra giustizia e violenza. Con Hopfrog si conclude anche il modulo 5, Esperimenti e vendetta, dedicato ai racconti nei quali Poe esplora i limiti della conoscenza, della coscienza e delle passioni umane. Con quest'ultima opera si conclude anche il nostro percorso, dedicato a Edgar Allan Poe. 10 racconti, 5 moduli, un viaggio attraverso il mare, l'amore, l'orrore, l'indagine e i misteri dell'esistenza. Abbiamo incontrato marinai e investigatori, figure enigmatiche, prigionieri, scienziati e uomini comuni, scoprendo come ogni racconto fosse, in realtà, una diversa esplorazione dell'animo umano. Quasi 2 secoli dalla loro pubblicazione, le opere di Poe continuano a parlare al lettore contemporaneo, perché le domande che pongono sono le stesse che accompagnano ogni epoca: la paura, la conoscenza, la memoria, la morte, la ragione e il desiderio di comprendere ciò che ancora ci sfugge. Forse è proprio questo il segreto della grande letteratura: non offrire risposte definitive, ma continuare a generare domande anche quando l'ultima pagina è stata ormai voltata. Grazie per aver condiviso questo viaggio, che sia soltanto l'inizio di nuove letture, di nuove scoperte e di nuovi percorsi attraverso i grandi classici della letteratura mondiale. Arrivederci e buona lettura. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e lascia un mi piace. A presto e un saluto da Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri.